Bentornati nel luogo in cui le stelle non si guardano soltanto, si decifrano. Qui, ogni pausa tra una notizia e l'altra racconta un romanzo, e ogni sussurro diventa un indizio. Stai guardando Stelle Turche Rivelate, il rifugio digitale in cui i racconti del mondo dello spettacolo vengono trattati con cura, profondità e attenzione ai dettagli. Se cercavi un canale che non si limiti a rincorrere i titoli, ma si immerga nel sottotesto, il tuo viaggio si ferma qui. Oggi non affronteremo una semplice indiscrezione. Entreremo nell'aria lieve e palpitante di una fiaba possibile, quella che milioni di fan sognano da tempo. I nostri occhi si posano su due volti amatissimi del piccolo schermo, Gökberk Ilonelle DRM e Cemre Arda. Una coppia la cui sintonia ha superato la scena e ha continuato a vibrare nel cuore del pubblico, anche quando il set si è spento. Prima di calarci nel labirinto di proposte non dette a voce alta e di maternità bisbigliate, renditi protagonista di questa indagine. Iscriviti subito a Stelle Turche Rivelate. Attiva la campanella per non perdere l'attimo in cui gli astri si allineano. E se vuoi sostenere un racconto libero e di qualità, clicca su Unisciti. La tua fiducia è il motore che tiene accesa la fiamma di Stelle Turche Rivelate. Mettiti comodo. Quella che segue è una storia scritta con inchiostro discreto, ma capace di farsi sentire più forte di un colossal. Leggere i segnali. Nel grande teatro dell'intrattenimento turco, ogni gesto viene analizzato come fosse un verso di poesia e ogni silenzio si carica di significati. In questo clima sta prendendo forma una narrativa che avvolge Gökberk Ilonelle DRM e Cemre Arda. Non si tratta del frastuono caotico delle chiacchiere prive di fondamento. È un brusio costante, regolare, che circola nei salotti dopo mezzanotte e nei corridoi delle produzioni. L'ipotesi a due ali e tutte e due fanno tremare il cuore. Da una parte, la possibilità che Cemre sia alle prime, preziose settimane di una gravidanza, dall'altra, il sospetto che Gökberk abbia già dato forma al loro legame con una proposta di matrimonio mantenuta lontano dai flash. Ciò che rende avvincente questa congettura non è una conferma ufficiale, ma la sua assenza. Stiamo seguendo una traccia fatta di vuoti, nessuna smentita netta, nessun teatrino per i paparazzi, un'insolita quiete nei contorni delle loro vite pubbliche. L'origine dell'onda lunga che sta contagiando i fan coincide con un mutamento visivo impossibile da ignorare. Cemre Arda, da sempre icona di audacia sartoriale, famosa per look scolpiti e silhouette che valorizzano la sua figura, sembra aver inaugurato una rivoluzione sommessa nel proprio guardaroba. Gli osservatori più attenti parlano di un passaggio netto verso capi ampi e comodi, maglie oversize, cappotti morbidi, abiti svasati che abbracciano più che disegnare. Per chi non conosce il linguaggio cifrato delle star, potrebbe essere solo una preferenza stagionale. Ma nel dizionario non scritto delle gravidanze celebri, le linee fluide diventano spesso il primo segnale, muto e tenero. Perché una donna la cui immagine è curata al millimetro dovrebbe occultare le forme, se non per custodire un segreto prezioso sotto strati di lana e cotone? Dal caos alla quiete. Al di là dei vestiti, c'è un cambio più profondo che emerge dai racconti di chi sfiora la quotidianità di Cemre. La frenesia di chi vive sotto i riflettori, le storie frequenti, gli scatti improvvisati dal backstage. Tutto ha lasciato il posto a una quiete che sa di contemplazione. Fonti interne ai set in cui lavora descrivono una donna che ha costruito un cerchio intorno alle proprie energie e lo difende con forza. Sta proteggendo la sua energia, dicono. Parole che suonano come una dichiarazione soft, spesso accostata alle prime fasi della maternità. Non sembra più la corsa verso il prossimo riflettore, sembra il passo lento di chi si prepara a un ruolo che non ha copioni. Le pose estemporanee sul telefono si sono interrotte, sostituite da un silenzio calcolato che somiglia più a un contenitore, pronto a riempirsi di un annuncio, che a un'assenza. Intimità allo stato puro. Accanto al mormorio sulla maternità, scorre un racconto parallelo, l'idea che la loro unione si sia sigillata lontano dagli applausi. Le voci dicono che Gökberk, carismatico al punto da tenere un palcoscenico con uno sguardo, avrebbe preferito la semplicità assoluta per la domanda più grande della sua vita. Niente fuochi d'artificio, niente droni, niente sceneggiature virali. Solo un attimo nitido, spogliato di tutto, in cui un anello ha smesso di essere un trofeo per i social e si è trasformato in promessa intima. È un minimalismo eloquente, che parla della maturità di un legame che non deve più dimostrare nulla a nessuno. Si racconta che lo sguardo di Cemre,
in quel frangente, fosse ricolmo, più luminoso di qualsiasi riflettore. Ma è reale? In un settore che respira di visibilità, è possibile custodire un evento del genere senza una traccia concreta? O è proprio la mancanza di spifferi a rivelare la lealtà del loro cerchio più vicino? Una domanda alla comunità di stelle turche rivelate. Fermiamoci un istante. Tu che ci ascolti, cosa pensi? La chimica esplosa sullo schermo finisce sempre per contagiare la vita vera? O siamo noi a proiettarci dentro le storie per sentirle nostre? Se Gökberk e Cemre sono davvero a un passo dal matrimonio, e se una nuova vita è già all'orizzonte, sono tenuti ad annunciarlo, o quel silenzio è un diritto sacro che va rispettato? Scendi nei commenti e dimmi come li immagini. Un palazzo affacciato sul Bosforo, o un giardino segreto di cui verremo a sapere mesi dopo? Lascia un like se questo scavo ti sta appassionando. Aiuta l'algoritmo a capire che Stelle Turche Rivelate è casa per chi cerca analisi vere, dove le voci diventano piani. Il racconto prende sostanza quando si parla delle famiglie. Girano frasi come tavoli silenziosi e toni pratici. Questo, più di tutto, toglie le voci dal regno del sogno e le poggia sul selciato della realtà. Non si parla di parti sfrenati, ma di pranzi che profumano di casa, di genitori che si incontrano, di piatti che passano da una mano all'altra mentre si intessono due vite. Se i genitori si siedono allo stesso tavolo, se le visite si fanno più frequenti, se le domande diventano quando e dove, la relazione smette di essere racconto e diventa istituzione. Si mormora di presenze sempre più assidue a Istanbul, di serate soffuse con un'agenda unica, conoscersi, capirsi, costruire. È lì che si gettano le fondamenta, al riparo dagli occhi, mentre la realtà prende forma nelle cose piccole. Una fuga che sa di Baby Moon. C'è anche un viaggio breve, quasi furtivo, a far salire la temperatura dei sospetti. Una parentesi improvvisa, senza spiegazioni pubbliche, che per il gossip è da sempre una parola in codice. Chi li frequenta lo descrive come un respiro profondo, tempo per parlarsi davvero del capitolo successivo. Al ritorno, dicono, qualcosa era cambiato nella loro postura emotiva. In Cemre, uno sguardo di calma nuova, in Gökberk un istinto protettivo più percepibile. È un linguaggio del corpo che non mente, passi più lenti, un braccio pronto a fare scudo, una discreta attenzione agli spazi. Se lui la guida tra la folla, se si trattiene a un soffio più vicino, sembra la firma invisibile di una nuova consapevolezza. Non sono tornati solo riposati. Sono rientrati allineati, come se, lontano dai riflettori, avessero smesso di rimandare e avessero scelto una rotta. Piegare il tempo. Anche il lavoro racconta, a modo suo. Figure ombra che gestiscono orari e contratti sussurrano di calendari ammorbiditi intorno a Cemre. In TV, gli orari non cambiano per capriccio. Se i turni diventano più umani, se le scene più intense slittano, è un indizio potente. Un set è una macchina che non rallenta senza motivo. E che dire di Gökberk? Chi gli è vicino giura di averlo sentito ripetere una frase semplice quanto sibillina: va tutto molto bene nella mia vita. Detto da un uomo che difende con decisione la propria privacy, suona come un brindisi sussurrato a chi sa ascoltare. È il respiro di chi sente che i pezzi del puzzle hanno finalmente trovato il posto giusto. La tifoseria del cuore, speranza contro cautela. Sui social, la community si è divisa in due correnti emotive. Da una parte i credenti, che già festeggiano tra collage di location possibili e ipotesi di cameretta, prendendo ogni indizio come conferma. Dall'altra i protettori, che predicano rispetto finché parole chiare non usciranno dalle loro bocche. Temono che la pressione trasformi un sentimento in performance. Eppure, anche chi chiede prudenza non riesce a resistere al magnetismo della storia. Perché? Perché in un mondo di amori lampo e mosse di PR, l'idea di un legame che cresce piano, fino a diventare famiglia, è un faro per tutti. Eleganza, non spettacolo. Se vogliamo fidarci dei soffii sulla cerimonia, il quadro è opposto rispetto allo standard di categoria. Si parla di luoghi che hanno una memoria nelle pareti, di ville storiche o di rifugi sul mare dove l'acqua canta e nessuno ascolta. Le parole chiave sono intimo, pensato, sobrio. Un linguaggio che riconosciamo. Cemre non ha mai amato il luccichio gratuito. Gökberk emana un carisma a basso profilo che non ha bisogno di dichiararsi. Un matrimonio circo, pieno di obiettivi e hashtag, non sembrerebbe scritto per loro. Piuttosto una lista di invitati capace di stare su una sola pagina, nomi che conoscono i silenzi e non solo le frasi ad effetto.
E se fosse tutto vero? Se davvero Cemre fosse in dolce attesa e se un anello avesse già promesso il futuro, quel silenzio sarebbe un dono a se stessi. Il tentativo di vivere i momenti più magici senza deformazioni. Conservare la gioia nel grembo della famiglia, lasciarla maturare al sicuro, e poi liberarla al mondo con una foto in bianco e nero. Con una didascalia che basterà a far battere milioni di cuori. Non sarebbe una notizia, sarebbe un istante culturale. Una fiaba moderna narrata in punta di piedi. L'attesa che sentiamo adesso non è che il prologo di un annuncio capace di piegare in un secondo la cronaca rosa. Il silenzio che parla più forte? In chiusura, ricordiamo una regola del firmamento. A volte, il silenzio è una dichiarazione urlata. Non negare è un modo per dire siamo occupati a vivere. È come se ci arrivasse un messaggio non scritto. Vi parleremo quando sarà il momento. Fino alla notifica che cambierà il ritmo dei magazine, noi restiamo di vedetta. Qui, a Stelle Turche Rivelate, continueremo a tendere l'orecchio e a distinguere il segnale dal rumore. Se vuoi che torniamo sulla pista della Baby Moon o che ripercorriamo la loro alchimia sul set, dillo nei commenti. Metti like, iscriviti e clicca su unisciti per entrare nella cerchia che rende possibile questo lavoro. Grazie al tuo sostegno possiamo fare le domande che contano. Finché il silenzio non si scioglierà, tieni gli occhi aperti. Questa è stata Stelle Turche Rivelate. Grazie per essere stato con noi.